Notizia di pochi giorni fa, ragazzi, una Mercedes EQE, un'auto elettrica di fascia premium, parliamo infatti di un prezzo base superiore ai 75.000 euro, ha preso improvvisamente e inspiegabilmente fuoco da spenta mentre era parcheggiata in un parcheggio sotterraneo di un complesso residenziale. Tutto ciò è avvenuto in una metropoli della Corea del Sud e vi sto mostrando le immagini registrate dalla telecamera di sicurezza. Purtroppo i danni sono stati ingenti, si parla di 70 auto distrutte, un incendio a catena sostanzialmente, e 21 persone ferite, per lo più a causa dell'inalazione di questi fumi tossici. Per domare questo incendio è servito l'intervento di ben 177 soccorritori che hanno lavorato incessantemente per ben 8 ore, evacuando le oltre 200 persone residenti in quel complesso. Quali conclusioni possiamo trarre da questa brutta storia, ragazzi? Beh, a mio parere, ad oggi le auto elettriche sono davvero pericolose. Attenzione però, perché è vero che se leggiamo le statistiche, in rapporto vanno a fuoco per lo più auto termiche, ma si tratta per lo più di vecchie auto con scarsa manutenzione. Qui invece parliamo di auto nuove, anche di fascia premium, dal prezzo molto alto, quindi non regge nemmeno la scusa di auto economiche realizzate con componenti scadenti. No, ragazzi, anche auto molto costose, elettriche, appena uscite dalla concessionaria, prendono fuoco, come abbiamo visto nel video di poco fa. E ci tengo a precisarlo, tutto ciò senza apparente motivo. Molto spesso la causa viene attribuita genericamente alle batterie, a qualche collegamento errato, a qualche cortocircuito, ma nello specifico è sempre molto difficile riuscire a capire precisamente da cosa è scaturito l'incendio. E inoltre, se per le auto termiche può bastare anche un semplice estintore per domare l'incendio, se non molto grave, quando un'auto elettrica inizia a prendere fuoco, per lo più dal vano batterie, perché ragazzi non giriamoci troppo intorno, è da lì che molto spesso scaturisce, spegnerla è quasi impossibile. Certo, su YouTube si trovano dei metodi astratti molto particolari, come dei container pensati per contenere queste auto in fiamme, una cosa un po' difficile, specialmente come nel caso suddetto in un parcheggio sotterraneo, oppure estintori con una schiuma speciale, che però nemmeno in Corea del Sud, uno dei paesi tecnologicamente più avanzati al mondo, a quanto pare sono riusciti ad utilizzare. Ecco, questo è un esempio di vigili del fuoco, pompieri che riescono a tenere a bada l'incendio di un'auto elettrica. In che modo? Scollegando completamente fisicamente il vano batterie, trascinandolo su strada lontano da cose o persone e inondandolo continuamente d'acqua. Ecco, magari questo è un metodo efficace, però non penso sia sempre facilmente attuabile. Detto ciò, ragazzi, voglio conoscere la vostra opinione in merito, cosa ne pensate? Come sempre discutiamone insieme qui sotto nei commenti, e se volete supportarmi iscrivetevi al canale e condividete questo video, quindi anche la notizia di cui vi ho parlato, a tutti i vostri amici. Vi aspetto anche nel mio canale Telegram ufficiale TechMessDeals, linkato qui sotto in descrizione video. Questo è tutto, buona guida a tutti, ma teniamo sempre un occhio aperto, va, che ultimamente non si sa mai. Alla prossima, ciao ragazzi!